bentrovati e grazie a tutti per le numerose iscrizioni e i vostri commenti. Adesso vedremo come installare un interruttore magnetotermico differenziale all'uscita di un impianto fotovoltaico, poiché la maggior parte degli inverter ne sono sprovvisti. L'interruttore magnetotermico differenziale, chiamato anche salvavita, serve per evitare i contatti indiretti e che correnti troppo elevate attraversino il corpo umano. L'interruttore interviene solo quando c'è una differenza maggiore o uguale a 30 mA tra la corrente entrante e la corrente uscente. Per installare l'interruttore differenziale utilizziamo un centralino da parete IP40 da 1 o 2 moduli. E del cavo unipolare da 4 mm quadri di colore blu per il neutro e nero per la fase. Innanzitutto decidiamo dove installare il centralino e il nostro interruttore magnetotermico differenziale. Dopo aver fatto i fori sulla scatola, sul muro e sulla canala, smontiamo la spina inglese che va sull'inverter. Una volta che abbiamo preassemblato il centralino, cabliamo e colleghiamo i cavi nell'interruttore. Colleghiamo i cavi alla spina inglese che successivamente verrà inserita nel nostro inverter. Dopo aver collegato e cablato i cavi, chiudiamo le canalizzazioni serriamo i morsetti dell'interruttore magnetotermico differenziale. Chiudiamo il coperchio del centralino.
Questo interruttore potrebbe essere installato anche in un normale impianto domestico o in un gruppo elettrogeno. Inseriamo la spina inglese nell'inverter. In un tradizionale impianto domestico invece ci saremmo dovuti connettere direttamente al contatore del fornitore di energia elettrica. Adesso facciamo qualche test e accendiamo l'inverter. Testiamo il nostro interruttore magnetotermico differenziale. Premendo questo pulsante creiamo artificialmente una differenza di 30 mA tra la corrente entrante e quella uscente, facendo in questo modo azionare il meccanismo di sgancio automatico. In questo modo il nostro impianto fotovoltaico è protetto contro i contatti indiretti dovuti a eventuali dispersioni negli utilizzatori. Nei prossimi video vi farò vedere come misurare la produzione di energia elettrica. Come sempre, se vi è piaciuto questo video fate clic su mi piace e commentate il video. Se volete stare aggiornati sui miei prossimi video iscrivetevi sul canale. Arrivederci al prossimo video.